Bentornati a Football Benchmark, buon pomeriggio ad Antonio Dicianni, manager di KPMG. Buon pomeriggio Antonio. Ciao Luca. Oggi con te vogliamo parlare dell'opposto di quello di cui abbiamo parlato di fatto la scorsa puntata, cioè attraverso degli strumenti di analisi finanziaria capire chi invece avrà la possibilità di sopportare la crisi economica in maniera più efficace rispetto agli altri club. Naturalmente parliamo di società calcistiche. Si parla tanto di liquidità, quindi di fatto chi ha più liquidità teoricamente, correggimi se sbaglio, ha la possibilità di navigare in acque meno agitate. Sì, abbiamo voluto guardare alla cosiddetta posizione finanziaria netta dei club. La posizione finanziaria netta, per semplicità, l'abbiamo calcolata come debiti finanziari a medio e lungo termine meno la liquidità e le liquidità disponibili. Valori questi al 30 giugno 19, quindi è importante anche far presente che sono valori di ormai quasi un anno fa. I bilanci al 19-20 usciranno nei prossimi mesi, però ci possiamo fare, diciamo così, una prima idea. Qui guardiamo la posizione finanziaria netta dei top club europei. Come interpretare semplicemente questa grafica? Chi ha un valore negativo ha un cosiddetto indebitamento finanziario netto, mentre chi ha invece un valore positivo ha cassa netta, significa che le disponibilità liquide eccedono. Il Bayern Monaco e i club con maggiore liquidità di conseguenza potranno avere un vantaggio in questo periodo particolare di emergenza Covid, in quanto potranno non essere costretti a ricorrere ad ulteriori finanziamenti. Vediamo come ad esempio il Tottenham in questa grafica mostri il valore più basso, quindi diciamo più negativo. Questo è da ascriversi tra le altre cose all'investimento fatto per il nuovo stadio, che è costato circa 1 miliardo di sterline. Vediamo anche il Barcellona con meno 112. Il Barcellona sta del resto lavorando anch'essa al nuovo stadio, il Nou Camp Nou, e ha inaugurato recentemente la cittadella Estadi Barça. Ma se andiamo invece all'Italia, perché qui non vedo nessuna italiana, siete riusciti invece a capire, a calcolare la perdita finanziaria netta anche delle squadre italiane, quindi cercare di capire chi fra queste ha maggiore liquidità, chi potrebbe essere meno preoccupata della crisi economica in arrivo. Il risultato è che la parte del Bayern Monaco la fa il Napoli. Esatto. Il Napoli è una società senza debiti, ed è questa, se vogliamo, anche quasi un'eccezione, se vogliamo, nel calcio. Quindi il Napoli tra le big italiane, attenzione, abbiamo analizzato qui soltanto le big italiane, sempre al 18-19 il Napoli è l'unica con una cassa netta, come dicevo poc'anzi, e vediamo poi, se vogliamo, tutte le altre big con valori anche abbastanza negativi. Il valore della Juventus è anche influenzato dal bond da 175 milioni emesso nel febbraio 19. Anche la Roma ha un debito verso le banche di poco meno di 190 milioni di euro, che è considerato nel numero che vedete in sovraimpressione. È importante dire una cosa, Luca: avere un indebitamento finanziario netto è normale, è assolutamente la normalità. È normale che i club, come qualunque azienda, faccia ricorso al debito per operare. Diciamo che è importante anche che però tale debito venga controllato, venga monitorato e che sia, diciamo così, proporzionale ai ricavi. Anche qui poi del resto questo è un parametro monitorato dalla UEFA ai fini del financial fair play. Benissimo, grazie Antonio. È chiaro che è sempre meglio poi avere la liquidità, come abbiamo visto nel caso del Napoli e del Bayern Monaco, per potersi permettere un maggior agio in questo momento di difficoltà. Grazie comunque e grazie infinite per questa spiegazione. L'appuntamento naturalmente con Football Benchmark torna alla prossima.